Salve, oggi vediamo un prodotto che mi è stato inviato da, ora non so come si pronuncia, Ansie, questa azienda qua. Mi è stato inviato questo prodotto in due versioni, una da 6 watt, metro, insomma come cavolo si legge, non lo so, e una da 4, non si vedrà di sicuro, comunque questo sono 4, oltre che a una pasta termica da provare. Allora, questo è un prodotto un pochino particolare. Abbiamo già visto la K5 Pro, che era una pasta diciamo più o meno come le paste termiche normali, però da utilizzare esclusivamente, specificatamente sulle memorie. Questa uguale, però ha una consistenza diversa. Come vediamo è come posso dire, come se fosse il vecchio Pong o Dido, Play-Doh, come si chiamano, e va utilizzata la utilizzo sulle memorie. Allora, siccome ho fatto giusto una prova per vedere più o meno la quantità necessaria perché andasse a coprire le memorie quando applico il dissipatore, perché giustamente ci vuole un certo spessore per far sì che le due parti combacino e che ci sia trasmissione di calore. Allora voglio far vedere come si applica e in che modo. Poi nei video seguenti, nel proseguimento dell'articolo, chiaramente anche con le temperature e poi alla fine come si toglie. Ecco, per quello che ho potuto vedere, più o meno si parla di queste, vedete, è una pallina tipo di pongo, così, e si applica sulla memoria. Poi chiaramente con la pressione del dissipatore tende a coprire tutta la zona. Forse questa è leggermente poca, ne aggiungo un pelino e ecco, aggiungo un pelino così sono sicuro di avere un certo tipo di spessore, in modo che riesca a effettuare la propria funzione. Ora le coprirò tutte, chiaramente non vi tedio col video completo, e poi applicherò la pasta termica Thermal Grease, che qui viene data con un valore di 11 e qualcosa, insomma, per cui dovrebbe teoricamente sulla carta è una pasta abbastanza valida. Per cui in questo focus proveremo le due putty, si chiama Thermal Putty, con i due valori diversi, e confronteremo includendo nell'articolo quello che è stato il K5 Pro, dove avevo sia i riferimenti con i thermal pad che con quella, in modo da fare un confronto con questo prodotto, che mi sembra, cioè, se rispetta le promesse, direi che è molto valido, anche perché secondo me è anche riutilizzabile, perlomeno per quella prova che ho fatto. Però non ho acceso la GPU, ho solo provato a vedere la quantità necessaria perché si aderissero per bene. Per cui in quel caso lì l'ho risolta e rimessa in barattolino tranquillamente, però devo provare dopo un utilizzo, vedere se
è possibile questa operazione anche dopo averla utilizzata, anche perché non so insomma, col calore come si comporta, se si ammorbidisce, pure se rimane così. È un prodotto totalmente nuovo e non ho nemmeno guardato altri riferimenti, così in modo da dare proprio un feedback reale di ciò che è. Per cui per questa sezione vi saluto e continuo a disporla sulle memorie. In questo caso sto usando la 4 watt, insomma, e via discorrendo. Bene, continuo e grazie. Allora, dopo aver eseguito i primi test, tra l'altro confortanti, mi sembra un prodotto valido, dopo aver eseguito i primi test e andato a smontarla per fare il cambio e per vedere come si comportava per toglierla, ovviamente dopo, non avendo un pad di un'altezza adeguata per il die, insomma per il back del die, e mi sono reso conto che per il tipo di prodotto non è propriamente il punto più adatto dove applicarlo, perché per toglierlo poi il putty è un grosso problema e nonostante utilizzando cotton fioc piano piano ci vorrà molto tempo e sinceramente anche per la zona con tutti i transistor che ci sono, insomma con tutto quello che c'è, non è propriamente la più adeguata. Questo si impara provandole le cose, mentre invece su una superficie liscia, come avevamo già visto nella prima parte, nel video precedente, su una superficie liscia si può toglierlo tranquillamente come appunto si diceva, come se fosse pongo, insomma, o roba o oggetti simili. E vedete che basta le dita, così lavorarla un attimino e si recupera. Ora apro totalmente la CPU e andiamo a toglierla anche dalle RAM, video RAM interne delle memorie, e passiamo all'altra più potente. Quindi mi raccomando, se vi capitasse di acquistarla, io eviterei decisamente di porla in questi punti qua. Questo giustamente che devo dare tutta l'informazione per gli utenti che magari pensano di acquistare questa soluzione. Ma vado all'apertura, che non vi mostro, tanto insomma sono delle viti da togliere e basta. Grazie. Ho aperto la scheda nuovamente e come possiamo vedere la parte dissipante ha attaccato bene. Chiaramente questi sono i segni di quando si stacca, rimane una parte qui e una parte là attaccata, però ecco, lo spessore fortunatamente era giusto, come si è visto anche, come si vedrà dalle temperature anche, e procediamo a vedere come si toglie dai sulle memorie, così diciamo che non è certo il problema che abbiamo visto che abbiamo visto prima. Qui ora poi una pulizia un pochino più adeguata e si passa all'applicazione dell'altra, quella da 6 m che va watt o come si dice. Devo dire che è molto semplice e credo proprio che
che possa essere riutilizzata in caso di molteplici applicazioni. Ovviamente ne va persa sempre un pochino durante le due fasi di applicazione e rimozione, però credo si possa essere tranquillamente riutilizzabile, perlomeno la consistenza è pari al nuovo in questo caso, anche se ovviamente l'uso è stato molto basso, nel senso qualche test e un pochino di gioco. E qui cambierò anche la pasta termica in modo da dare il feedback anche su questa a confronto tutte le specifiche chiaramente le trovate scritte nell'articolo, e per darvi il confronto anche sul comportamento della pasta termica a confronto di una delle top in assoluto, quindi la Arctic MZ5. Quindi vediamo come vanno sia questi pad che la pasta termica. E l'unica cosa a cui dico di stare veramente attenti a tutti è che è facile poi ritrovarsi in molte zone, insomma, bisogna cercare di lavorare un pochino sul pulito. Per cui insomma andiamo avanti e vediamo poi i risultati finali.